Buongiorno e buona domenica. Oggi è domenica e ho voglia di iniziare un nuovo vlog. Abbiamo appena parcheggiato, siamo arrivati a casa di mia madre per il pranzo della domenica, quindi andiamo a vedere che cosa si mangia di buono oggi. Che si mangia di buono oggi? Si mangiano gnocchi. Sono gnocchi di zucca. Sì, gnocchi di zucca. Vedi, sono un po' arancioni, adesso poi si coloreranno in cottura, penso un po' di più. Con una crema di gorgonzola e pancetta croccante sopra. Che ho fatto tolto. Vabbè, speriamo che vengano bene, che devo dire. Sì. Allora, stamattina mia sorella è andata, che non si vuole far vedere in faccia, è andata a Porta Portese. Che cos'è Porta Portese? È il più grande mercato di Roma o d'Italia? D'Italia non ci azzardiamo. Esatto, direi di Roma. Mercato di cose usate all'aperto. Mercato all'aperto di cose usate. È il mercato all'aperto di cose usate probabilmente più grande di Roma. Leva probabilmente, Più grande di Roma, sicuramente di Roma. Non finiva più, infatti io e la mia amica abbiamo abbandonato forse metà, nemmeno metà sicuro. Va bene. Hai trovato qualcosa? Allora, c'era tantissima scelta in realtà, c'erano tantissime cose, però io cercavo tipo una giacca di pelle, non solida tipo, ma un po' più a giacca. E questa mi ha colpito tanto anche perché è in ottime condizioni. Sì, sembra carina. E poi l'ho provata indosso e mi sta perfetta, sia di maniche, lunghezza giusta, che di spalle, anche se dice che è una 44, però No, secondo me è più piccola. Sì, le taglie diciamo vintage sono sempre più piccole. E allora pensavo di metterla con una bella gonna, gli stivali nuovi. Quanto l'hai pagata? 10 euro. Solo? Dai! Quindi ho fatto... Hai fatto un affare. Sì, perché ce ne stavano tante di bancarelle con tutte queste cose di pelle, giacche di pelle, soltanto che il primo che ho visto ce n'era di belle e poi ho detto quanto costano, quanto vengono? E mi ha fatto 60 e io ho fatto ok, grazie, però ce n'era un paio molto belle. Cioè, se vuoi trovare qualcosa devi stare a cercare tanto. Però dai, è andata bene, no? Sì, la mia amica non ha trovato niente, però lei cercava più che altro dei maglioncini, ma è difficile trovare dei maglioncini in ottime condizioni lì. E poi ha cambiato idea, voleva cercare anche lei una giacca però più aderente, più corta, ma non l'ha trovata come voleva. Grazie amore, bacino. Grazie amore. Bacino, grazie. Siamo più belle noi. Pensavo fossero pochi, ma in realtà alla fine mi è venuto un chilo di impasto, quindi non so, pochi, no? Ma no, non sembrerebbero pochi. Camilla ha detto, ma quelli me li mangio tutti io da sola, e Gesù ho detto, e che sei? Ho detto, te sembrano pochi, beh, tanti non so, quelli me li mangio tutti io da sola. No. Che bello. Con pancetta croccante. Eccoci. Il giallo ce l'ho già messo, se qualcun altro vuole rimetterlo, sta qua. Buon pomeriggio. Oggi è un altro giorno e sì, sono vestita come ieri perché questa maglia mi piace molto e quindi finché non è ora di lavarla la metterò. Comunque, oggi per me è il 14 novembre e su YouTube ho già cominciato a vedere da qualche giorno i video di persone che decorano già la casa per Natale. E sono tutte persone al di fuori dell'Italia, quindi all'estero. E a quanto pare è consuetudine cominciare già a novembre a decorare tutto, la casa in generale. Non lo so, fatemi sapere.
Qui in Italia, come vi ho detto tantissime volte, la casa si comincia a decorare l'8 dicembre, cioè l'8 dicembre è l'inizio delle festività natalizie qui in Italia, perché tutto inizia appunto con la festa dell'Immacolata Concezione. Per strada è un altro discorso, perché ovviamente c'è anche un lato più commerciale della cosa, perciò i negozi e le attività commerciali cominciano a decorare per il Natale prima dell'8 dicembre. Però comunque non è questo che volevo dire. Volevo dire un'altra cosa che adesso mi sfugge. Sì, volevo dire che ad oggi non sento questo bisogno di Natale, anzi, vorrei proprio che non arrivasse il Natale. Mi piace vedere gli altri che sono emozionati ed entusiasti per l'arrivo del Natale, però io non riesco a sentire la stessa gioia. Se vi piacciono i vlog natalizi, io vi invito a guardare quelli dell'anno scorso intanto, perché quelli ci sono, ci saranno sempre, resteranno lì. Volevo appunto farvi sapere che ci sono tutti i contenuti natalizi dell'anno scorso. L'anno scorso ho fatto tantissimi vlog di Natale e anche video incentrati sul Natale, in cui leggiamo poesie di Natale, in cui vi parlo delle canzoni di Natale, un sacco di roba, quindi se avete nostalgia del Natale in Italia ci sono quei vlog. Oggi è lunedì, quindi è una giornata di registrazione tutto il giorno, perciò adesso continuo a registrare delle lezioni per il canale. Buongiorno. Allora, siccome stamattina non vanno tanto bene le cose, ho deciso di distrarmi e andare ad un supermercato molto grande per comprare dei dolci natalizi da spedire ad un mio amico che abita all'estero. E vi porto con me, ho deciso di portarvi con me, anche se non so quanto riuscirò a registrare nel supermercato. Non mi ricordo se l'ho già detto in un vlog, ma da quando sono stata sgridata in un supermercato, perché stavo registrando una bottiglia di passata di pomodoro, sicuramente avete già visto i video di vocabolario al supermercato. Stavo registrando uno di quei video e sono stata sgridata dalla sicurezza del supermercato, perché a quanto pare non si può registrare nel supermercato per motivi di concorrenza, cioè non si può far vedere come i prodotti sono disposti in un supermercato. Così mi è stato spiegato, non dalla sicurezza del supermercato, ma da qualcun altro. E quindi credo che questo sia il motivo per cui non si può registrare in un supermercato. Quindi ovviamente non registrerò con la videocamera perché mi beccherebbero subito e cercherò di registrare qualcosa con il cellulare, però comunque poi quando torno in macchina vi faccio vedere che cosa ho comprato. È già pieno di decorazioni natalizie ovunque. Rimango sempre molto affascinata dai presepi, mi piacciono troppo. Comunque, per la cronaca, vorrei dire che oggi è il 17 novembre, quindi non siamo ancora a dicembre, ma c'è già tutta questa roba natalizia in giro. Biscotti di Natale. Questi sono i mostaccioli ripieni. Questi sono tipici del centro Italia. Questo è il pan pepato umbro, anche questo è tipico del centro Italia. È un dolce con frutta secca e cioccolato. Sono completamente disorientata stamattina, non riuscivo più ad uscire dal centro commerciale. Ero completamente assente con la mente. Lo sono tuttora. Allora, no! Ti prego, stai su. Allora, vi faccio vedere che cosa ho comprato. Cominciamo dalle cose noiose.
riso basmati, lucido per le scarpe, disgorgante e una confezione di caffè. Per quanto riguarda i dolci natalizi da spedire al mio amico, ho comprato dei torroncini della Sperlari, tradizione italiana dal 1836. Questi sono dei classici del Natale italiano. Poi ho preso i torroncini Strega. Strega è il liquore campano molto molto famoso e per il Natale fa dei dolci a base di liquore. Anche questi sono molto popolari e tradizionali. E infine ho preso il torrone sardo, questo qui, che è con il miele e le noci, e anche questo è un grande classico del Natale in Italia. Possiamo tornare a casa. Sono rimasta delusa dal fatto che non ho trovato il canettone. Chi segue i miei vlog da qualche anno sa che ogni anno compro il canettone, cioè il panettone per i cani, per Angelina e per Famas. Conto sul fatto che sia ancora metà novembre, spero di trovarli a dicembre, se no vado a cercare proprio al negozio per animali. Mi sono vestita troppo pesante per la temperatura di oggi. Il sole va e viene, però non c'è bisogno di una maglia termica, una felpa e un piumino leggero oggi. Negli ultimi anni si è diffusa la moda del panettone e del Pandoro mini. Troppo carina quest'idea, sono deliziosi, infatti li ho visti anche prima al supermercato. Ho appena finito la sessione con la mia psicologa, vi dico che cosa faremo. Adesso io mi farò un caffè, poi andiamo a comprare un letto nuovo per Famino, va bene? Che vai a curiosare? Dai, cerchiamo un letto, vieni. Allora, questi non mi piacciono tanto, anche se in realtà questo potrebbe essere interessante. Mas, vieni qua, vieni qua. Questo ti piace? Un po' costosa, però è molto carina. Vieni, vediamo di qua. Il problema è che lui ha già un lettino così, però è troppo basso, non gli piace, lo accartoccia tutto. Vero che non ti piace così? Quindi, secondo me... Vieni qua, Famas, vieni qua. Secondo me questo ti piace. Che ne dici? Tutto peloso così. Chissà quanto viene. 40 euro, beh, più ragionevole come prezzo. Questa dovrebbe essere abbastanza grande. È abbastanza grande questa? Penso di sì. Guarda che abbiamo trovato. Famas, vieni qua, guarda che ho trovato. Il calendario dell'avvento. Bellissimo, ne prendiamo uno per Famino e uno per Angelina. E ci sono anche
I panettoni, dolce di Natale. Non è bellissimo? Guarda. Ne prendiamo uno per te e uno per Angelina. Bene, adesso io dovrò andare a casa così. Avevo pensato di venire in macchina, però poi ho detto no, passeggiamo, per così anche lui passeggia. Ha rimediato 2 biscotti dalla signora in cassa, quindi è super contento. Facciamo la prova del 9 e vediamo se gli piace la nuova cuccia. Vedi un po'? Ti piace? È bella! È tutta pelosa! È tutta pelosa! È morbidissima! Ti piace? Ti piace? Sdraiati, dai! È tua! Sdraiati! Bravo, amore! È comunque piccola! Non lo so, mi sembrava tanto grande al negozio, ma mi sa che è comunque piccola per lui. Questa nuova cuccia mi piace molto, devo dire. È un po' piccola in ogni caso, anche se è la taglia più grande che c'era al negozio. Ma io sono tanto grande. Però questa ciambella pelosa è davvero tanto morbida. Sono le 7:10 e sto già pensando alla cena. Però non ho voglia di cucinare stasera. Ho pensato di ordinare una pinza. Attenzione, ho detto pinza, non pizza, perché sono 2 cose diverse. Adesso vi faccio vedere, vi spiego meglio. Su Google è stato proprio chiesto che differenza c'è tra la pizza e la pinza. Messo a confronto con l'impasto della pizza classica, quello della pinza prevede un apporto differente di acqua e una percentuale più bassa di lievito. Il risultato è una preparazione più digeribile e meno calorica. Esatto, il punto è proprio questo, che essendoci molto meno lievito, l'impasto come minimo lievita per 48 ore, ma può anche arrivare a 72 ore di lievitazione e quindi è estremamente leggero e super digeribile. C'è anche un'altra differenza che è nella forma. La pizza è rotonda, mentre la pinza è più allungata, è ovale. Sicuramente ordinerò 2 supplì al ragù di scottona, perché c'è anche Walter stasera a cena con me. Un fiore di zucca. Poi per quanto riguarda la pinza, possiamo scegliere tra pinza a base bianca e pinza a base rossa, cioè con la passata di pomodoro. Quale sceglierò? Chi lo sa? Ha capito come mettersi nella cuccia, quindi adesso c'entra. Prima non sapeva come metterci, sì. Quindi alla fine non è poi così piccola, dai. Allora, è arrivata la cena. Allora, qui ci sono i fritti che non apro, però ci sono 2 supplì, una crocchetta di patate e un fiore di zucca. Poi qui c'è una parte di pinza margherita che, siccome abbiamo preso una teglia grande, hanno diviso la pinza. Ecco, l'originale box della pinza romana, leggera, fragrante e croccante, perché effettivamente è più... si è attaccata tutta la mozzarella. Comunque vedete la forma com'è? È allungata, è ovale. E siccome non entrava tutta in questa scatola, 2 pezzi li hanno messi qua. Però poi abbiamo anche preso una mini pinza, provola e salsiccia. I fritti non li apro adesso perché sennò si freddano e sto aspettando che Walter torni a casa.
Adesso gli scrivo che è arrivata la cena e quindi si deve sbrigare perché ho fame. Allora, 2 supplì. Un fiore di zucca pastellato. E questa è una crocchetta di patate. Patate... oddio, come si chiamano quelle patate abruzzesi? Avezzano. Esatto, di Avezzano, IGP. Perfetto. Buon appetito a noi. E questo vlog si conclude qui. Grazie mille per averlo guardato fino alla fine. Spero vi abbia tenuto compagnia. E ci vediamo nel prossimo. A presto. Ciao.